Pimax Crystal Super 57 ppd, 57 ppd, sigla e lo vediamo insieme. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Andrea ed eccolo qui ragazzi il Pimax Crystal Super 57 ppd, 57 pixel per grado. È la quarta volta che vi ripeto questo numero, ma ci tengo che vi entri per bene in testa, in quanto è il visore in assoluto con maggior densità di pixel per ogni grado che ho mai visto e che ho mai avuto qui nella mia stanza. Ne ho tanti, ne ho avuti tanti ragazzi di visori. Questo è quello che ha la miglior grafica in assoluto e per distacco, cioè gli altri neanche gli si avvicinano, ok? Sono curiosissimo di vedere quando arriverà il Dream Air, che ho già confermato il mio indirizzo in data 12 febbraio 2026. Oggi è il 28 marzo 2026, ancora non me lo spediscono. Speriamo che arrivi prima possibile. Sono curioso di vedere anche come si comporta quello, però al momento questo visore è quello con la qualità grafica migliore in assoluto ragazzi, tra tutti i visori che ho avuto. Vi lascerà veramente senza parole. Qui sul canale avete visto tante volte il mio precedente Crystal Super 50 ppd, che è un signor visore ragazzi, attenzione, è quello più bilanciato tra FOV e pixel per grado, che ne ha 50. E raga, c'è differenza, c'è tanta differenza nella nitidezza tra quel visore e questo. Perché? Perché ragazzi quello, come vi ho detto, ha 126 gradi di FOV, il 50 ppd, questo ne ha 102. 102 è un numero molto vicino al FOV del Crystal Light e del Crystal OG, capito? FOV, Field of View, sarebbe quanto campo visivo andiamo a vedere. 102 gradi ragazzi in teoria è poco, ok? Ed è lo scotto da pagare per chi vuole una densità di pixel così tanto elevata, meno FOV, più pixel per ogni grado, ok? E qui ragazzi i pixel si sprecano, dove con il 50 ppd vedevo magari delle linee quasi perfette, leggermente zig zag, ma proprio leggermente. Qui ragazzi sono delle spade clamorose, le linee bianche sulla strada sono lisce, dritte in maniera clamorosa. Adesso lo vedrete anche quando scenderò in pista. Io sto qui, già sono sceso in pista, vi sto anticipando un po' di cosette. Raga, è una cosa fotonica, è una cosa fuori da ogni logica. Ed è una grande cosa, ma oltre ad essere una grande cosa è un grande visore, perché come state vedendo le dimensioni in questo caso contano. Ho installato anche gli altoparlanti DIMAS che suonano molto meglio degli altoparlanti stock che troverete sul visore. È un dispositivo che pesa all'incirca 1 chilo, ma è ancorato molto bene sulla nostra testa, quindi è un visore comodo. Io mi sento di definirlo comodo, anche se ragazzi si sente un pochettino, non è che non si sente, non è che è un big screen che fa 107 grammi, qua si sente che avete sto coso, ma più che pesarvi ragazzi dovete stare attenti ai movimenti. Questi visori secondo me ragazzi sono stati concepiti per le simulazioni di guida e di volo, dove si sta seduti, si mette il visore e si sta lì. Si può girare la testa quello che volete, ma non si va a sbraitare con controller con le mani. Ad esempio questo è un visore che con un gioco come Behemoth, dove devi prendere di continuo le spade, gli scudi dietro le spalle, spadata destra e sinistra, non lo utilizzerei, semplicemente per il fatto che avrei paura di urtarlo con i due controller. Questo, figurarsi un Crystal Light che è il 30% più grande come dimensioni, quello ancora meno lo utilizzerei per questi scopi. Invece ragazzi per il sim racing, per le simulazioni di volo, raga, è la morte sua, perché avrete una grafica fuori da ogni logica, e le dimensioni non ve ne fregherà niente, perché una volta che state seduti vi mettete sto visore e chi se ne frega, state lì, non vi dice niente nessuno, ok? Detto questo, vado ad indossare il visore giusto per farvi vedere le dimensioni una volta che ce l'ho in testa. Con gli altoparlanti abbassati, eccolo qua, perfettamente ancorato con solo questa cinghia, ma ho preso anche il nuovo Top Strap Comfort di questo visore, lo vedrete in un altro video. Con il 50 avevo il Top Strap Comfort di prima generazione,
che era, ragazzi, che è un archetto che si mette qui, però non era possibile inclinarlo, cioè spostarlo in avanti e indietro per avere un punto diverso d'appoggio, come invece succedeva con il Crystal Light ed il Crystal OG. Avevano un top strap comfort perfetto, perché lo potevate sia stringere che allargare sia muovere, quindi io volendo potevo mettere il punto appoggio qui, qui o qui, ok? Bastava muoverlo. Il top strap comfort invece del Crystal Super 50 che avevo era fisso e non era posizionato bene, perché secondo me era molto molto rivolto qui verso la fronte. Io invece lo volevo un po' più a centro testa. Adesso hanno fatto questo top strap comfort di seconda generazione e io non ce lo sapevo, è passato un po' in sordina, non l'hanno annunciato, non hanno fatto niente. Su un gruppo Reddit ho letto di una persona che lo aveva e sono andato anch'io a prenderlo. Sul sito Pimax è out of stock per il momento e quindi l'ho preso altrove. Comunque sono riuscito a reperire, non costa neanche tanto, una 35 di euro circa, e lo monteremo in un prossimo video e vi dirò anche se sarà comodo quanto il top strap comfort del Crystal Light e del Crystal OG. Comunque, tornando al video, ragazzi, il visore è comunque comodo perché ancora bene anche solo con questa cinghia elastica. Come potete vedere, posso fare i movimenti, si sposta un pochettino, sono sincero, non è che sta ancoratissimo, però a meno che non fate proprio scatti, il visore non è che si va a muovere. State lì guidando con il sim racing, se vi girate in questo modo per vedere lati, per vedere destra, sinistra, angoli, il visore, ragazzi, sta lì. Con questa fascia, col top strap comfort, magari starà ancora più fissato sul vostro viso. Ok, quindi il peso di circa 1 chilo non è un peso che vi darà noia, che vi darà fastidio. Cos'altro dire? La risoluzione di questo visore è di 3840 x 3840, la risoluzione più alta in assoluto per occhio. Ok, pari a 29 milioni di pixel. Ma la grande cosa, ragazzi, il grande pro di questo visore è il rendering, e adesso vi faccio capire perché. Vado a togliere la mia schermata ed eccola qua. Ho preparato questo schemino, è una comparativa del rendering tra i visori della Pimax. Qui a sinistra abbiamo il 50 ppd, il mio ex visore, e come potete vedere ha rendering 6236 x 6276, quindi è un rendering molto alto, al 100% di risoluzione qui su SteamVR. L'ultra wide ha 6788 x 5768, sempre al 100%, però a 140 gradi di FOV orizzontali. Questo ne ha 126, questo 140, e hanno più o meno lo stesso rendering, quindi più o meno gravano allo stesso modo sul nostro PC. Per quanto riguarda invece il 57 ppd, ragazzi, eccolo qua il rendering che si ha, 4348 x 4588. Ma come fa a essere così basso il rendering? Sia per il FOV che è più piccolo e sia per un lavoro da parte del software migliore per quanto riguarda la sovrapposizione. Ok, e quindi si ha un rendering molto basso. Se andate a vedere questa cifra qua, ragazzi, guardate un po' a cosa corrisponde. Il Crystal Light ha 4312 x 5100, 4348 x 4588. Che vuol dire questo, ragazzi? Che noi riusciamo ad avere con il 57 ppd lo stesso settaggio grafico, bene o male, che abbiamo utilizzato col Crystal Light, soltanto che abbiamo la grafica del 57 ppd e non 35 ppd del Crystal Light. Ok, un'altra differenza tra Crystal Light, Crystal OG e i Super è che i Super arrivano a 90 Hz, quindi potrete scegliere tra 72 e 90 Hz, mentre Crystal Light e Crystal OG 72, 90 e 120. Ok, ad onor di cronaca, il Super 53 ppd Micro OLED ha 5352 x 4088 e quindi è una via di mezzo tra il 50 ppd e il 57 ppd. Anche come FOV è una via di mezzo tra 126 e 102 con i suoi 114, 116, 112, poi lo misureremo insieme quando mi arriverà il modulo che gentilmente la Pimax mi manderà.
E niente, quindi questa ragazzi è la più grande, il più grande vantaggio del 57 ppd, non tanto la grafica che comunque è migliore di qualsiasi altro Crystal Super e di qualsiasi altro visore ho mai visto, non tanto quello, non tanto la nitidezza, quanto il poterlo sfruttare maggiormente con i nostri PC. Ok? Perché tu gli applichi il Dynamic Foveated Rendering con l'eye tracking che ha. Con questo rendering così basso, ragazzi, voi riuscite a spremerlo per benino con GPU non per forza top di gamma. Ok, io ho una 5090, una top di gamma 5090, riesco a girare tanta risoluzione grafica, ragazzi, sulle Man Ultimate su Automobilista 2 con il 50 ppd, sulle Man Ultimate su Automobilista 2 devi avere i dettagli grafici su medio, alcune cose su basso, cioè non devi spingere, se no ti mettono KO, ragazzi, perché il rendering di 6236 x 6276 è molto diverso da 4348 x 4588. Ok, stiamo parlando di 29 milioni di pixel contro 78, cioè è un'altra cosa, è molto più leggero da gestire. Ok, e quindi vi permetterà di utilizzarlo con GPU non per forza top di gamma o comunque con una top di gamma, ma con una spinta grafica molto più pesante per quanto riguarda le impostazioni dei nostri giochi. Ok, quindi risoluzione 3840 x 3840, pannello QLED, ok? QLED, quindi non OLED come il Micro OLED, come il Big Screen Beyond, come il Meganix, ma QLED come il Super 50 ppd e l'Ultra Wide. Cos'altro? Una chilata, altoparlanti DiMAS caldamente consigliati. Cos'altro dire, ragazzi? Il FOV ve l'ho detto 102, PPD, ma lo ripeto per la quinta, sesta volta, 57, comodissimo con le nuove interfacce facciali, queste qua fatte in tessuto, quindi riceverete sia quella di spugna sia questa qua in tessuto. Lunghezza del cavo 4,5 metri circa, quindi non è lunghissimo, mi piacerebbe un po' più lungo a dire il vero sto cavo, soprattutto se devo giocare ad altri giochi in piedi o il computer molto distante, mi piacerebbe sui 5,5 metri. L'hanno fatto un cavo in passato come per il Crystal OG in fibra, che era molto più fino, si attorcigliava meno, molto meno pesante ed era 6 metri, quello ragazzi era una svolta. Poi di botto però non ho capito perché non l'hanno implementato né per il Lite né per tutti i Super, sono rimasti con sto cavo un po' tozzo, un po' pesante, che tende ad aggrovigliarsi e soprattutto corto. Questa cosa non mi piace. Ma detto questo, ragazzi, un'altra cosa che cambia tanto rispetto ad esempio al Crystal Light e al Crystal OG è la luminosità. Luminosità, ragazzi, qui secondo me è il 30-40% in più, tant'è che utilizzo il 90% del brightness rispetto al 100% del light ed è comunque molto più luminoso. 90% qui contro il 100% del light è molto più luminoso questo. Ok? Ha il local dimming ottimo, veramente ottimo. Adesso lo vedrete nel software test HMD quanto è ottimo, ma fidatevi che se non è OLED ci si avvicina tantissimo, ragazzi. È un nero veramente tanto bello. E per quanto riguarda il glare lo vedrete direttamente nel test che stiamo andando a fare. Ci vediamo direttamente dentro a test HMD. Eccoci ragazzi, quindi andiamo a misurare quello che è il FOV e poi facciamo anche un test del glare qui all'interno del tool test HMD. Allora, prendiamo i controller. Nel cilindro di sinistra si verifica il FOV verticale, in quello di destra orizzontale. Iniziamo dal verticale, io devo fissare il pallino al centro, i due pallini in alto e in basso, fino a quando li vedo, ragazzi, vuol dire che siamo all'interno del FOV visibile. Quando inizieranno a scomparire ve lo dirò e quello sarà il massimo. Allora, il pallino superiore scompare a 80 gradi, il pallino inferiore ancora lo vedo, ancora lo vedo, ancora lo vedo. Ok, 90 gradi, a 92 non lo vedo più. Vediamo invece l'orizzontale, anche stavolta fisso il pallino al centro e vediamo fino a quando vedo queste due linee rosse che vanno ad allargarsi, 60 gradi, 70, 80, 90, 100, 102, 104 non le vedo più, 102 vedo un filino, 104 no. Perfetto, quindi il FOV, per quanto riguarda il FOV visto da me con questa mascherina, ragazzi,
che sarebbe quella comfort che hanno spedito in seguito, quella di materiale tipo tessuto, non spugnosa. Io ho 90 gradi FOV verticale e 102 il FOV orizzontale. Andiamo a fare un veloce test del glare. Ho il local dimming impostato al massimo, quindi il massimo possibile di nero. Il nero non è male per niente, ragazzi. Non è un OLED, però gli si avvicina tantissimo. È un ottimo nero questo, raga. Un ottimo nero. Ed il glare è completamente assente. Non vedo glare, ragazzi. Tutto perfetto questo. Non vedo assolutamente glare e il nero è veramente tanta roba, raga. Veramente tanta roba. Ottimo. Ok ragazzi, quindi a questo punto direi di fare un test direttamente in pista per dirvi le mie impressioni direttamente all'interno del simulatore. Ed eccoci in pista ragazzi, siamo sull'Eman Ultimate, che è uno dei migliori simulatori per quanto riguarda la PCVR insieme ad Automobilista 2, almeno per quanto riguarda i miei gusti. Vi faccio vedere al volo le impostazioni grafiche che andremo ad utilizzare, che sono esattamente le stesse di quando utilizzo il Pimax Crystal Lite. Ok, poi in un altro video ragazzi vi spiegherò bene questa questione, come fa un super a girare bene avendo le stesse identiche impostazioni di un Crystal Lite. Ci faremo un video a parte dove andrò ad analizzare tutti i modelli della Pimax, il 50 ppd, il 57, l'ultra wide e il micro OLED, e vi dico un po' quelle che sono le differenze per quanto riguarda il rendering. Ragazzi, sono sostanziali. Allora, dicevo, sto utilizzando tutte le stesse impostazioni, quindi risoluzione 2K per avere il monitor per l'inquadratura posteriore ben definito, altrimenti ragazzi se qui andassi a mettere il Full HD risparmierei qualcosa sicuramente per quanto riguarda il carico sulla GPU, però avrei lo specchietto retrovisore molto meno definito rispetto all'utilizzare il 2K. Frequenza di aggiornamento 120 ma non ci interessa. FSA MSA 4x, off on, e poi per quanto riguarda le impostazioni grafiche vere e proprie, tutto su alto, le prime 4 impostazioni, il filtro anisotropico 4x, texture streaming sì, effetti speciali alto, ombre medio, sfocature ombre ottimali, particelle morbide low, che è l'unica cosa che ho messo su low, gocce di pioggia media, riflessi strada alti, riflessi ambientali alti. E per quanto riguarda i veicoli visibili 20. Ok, queste sono le impostazioni. Allora, andiamo a vedere subito come si comporta il nostro visore e facciamo all'inizio, vado a vedere all'interno dell'abitacolo quella che è l'auto, per vedere un attimino la definizione di questo 57 ppd, e poi ragazzi avviamo una gara contro l'intelligenza artificiale per vedere anche se ho abbastanza fluidità con queste impostazioni. Siamo pronti. Vabbè, questa cosa ragazzi, come dicono all'estero, è insane. Questa cosa non ho le parole per definire quello che sto vedendo. Quanta definizione, quanta nitidezza sto vedendo. Incredibile. Guardate questa button box. Io non so se voi, guarda, io mi metto dritto, quindi non vado ad avvicinarmi. Non so se voi nella live, magari ribaltate, se state sullo smartphone, ribaltate in modo che avrete l'immagine più grande, no? Io nella button box, senza avvicinarmi alla button box, leggo tutto ciò che c'è scritto. Tutto ciò che c'è scritto sui pulsantini. È clamoroso. Partendo in alto a destra. Clutch, width, rain light, high beam. Clamoroso. Fuel reset, wiper. Guarda qua giù. Tantissima roba, raga. Una nitidezza mai vista prima. Io ho avuto anche sti guanti. Si leggono perfettamente le scritte. Io ho avuto, ragazzi, il 50 ppd. Chi mi segue sul canale ha visto che ho avuto per tanto tempo il 50 ppd. Raga, io una cosa del genere mai vista, mai riscontrata.
Ovviamente la caratteristica, quindi la cosa in più di questo 57 ppd, la cosa che ci dovrebbe far scegliere questo 57 ppd è appunto questa estrema nitidezza, in quanto con un FOV minore, 102 gradi di FOV, rispetto a 126 del Crystal 50 ppd, ragazzi, abbiamo più compressione, no? I pixel si vanno ad avvicinare e quindi riusciamo ad avere per ogni grado più densità di pixel, ok? Ed è per questo, ragazzi, che l'immagine è fotorealistica. L'immagine è fotorealistica. Incredibile. Per quando mi sembra vero, guarda adesso, io sto muovendo le braccia per vedermi quanti. Mi sembra di stare veramente dentro sta macchina. È clamoroso, raga. È veramente clamoroso. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, facciamo così. Avviamo una gara così vediamo anche direttamente in pista quelli che sono i dettagli del tracciato, le linee, le ombre e tutto quanto. Raga, tanta roba. Mamma mia, quanta roba è. Va bene, la solita amata Imola. Prendiamo stavolta la BMW. Mettiamo gara. Vai. E cosa posso utilizzare per farvi vedere gli FPS? FrameView dovrebbe essere buono. Vediamo se vanno. Eccoli là in basso a sinistra, li vedete? Sì. Ho il pannello impostato a 90 Hz. Non vi ho fatto vedere le impostazioni del software Pimax, ovviamente. Quindi device settings, su general, ragazzi, ho usato questi 20 minuti lo spegnimento del visore in caso di non utilizzo. Il runtime Pimax OpenXR. Invece per quanto riguarda l'image performance ho fatto direttamente per quanto riguarda l'applicazione di Reman Ultimate, quindi qui, e ho scelto l'image quality 0,90 come ce l'avevo anche con il Lite. Code view su performance, sender rendering off, GPU upscaling no, sharpness 0,1 perché ragazzi è veramente tanto nitido. Potrei anche aumentare un pochettino, ma 0,1 va benissimo, fino a 0,4, 0,5 potete andare tranquilli, raga. Il FOV normale, quindi 102. Per quanto riguarda color option, tutto 0, ok? Anche mettendolo a 1 per quanto riguarda il contrasto non mi dispiace. Local dimming, tutto a fine corsa. E basta, questo è quanto, ragazzi. L'IPD io ho 66. E lo mettiamo. Per quanto riguarda la luminosità 90 su 100, sì, lo vedete. Refresh rate 90 Hz del pannello, ok? Ci siamo. Adesso vediamo se in gara con tutte le auto riesco a mantenere i 90 fps stabili. Facciamo così, io mi rimetto anch'io visibili, perché io posso aggiungere overlay, quindi posso aggiungere finestre qui nella mia schermata. Vado ad aggiungere l'utility tool che mi fa vedere a quanti fps sto andando. Li metto qua su, pinniamo la finestra e torniamo al gioco. Ok. In questo momento io vedo 90 fissi. Il grande scoglio per gli FPS è ovviamente la prima curva dove si ammucchiano tutte le auto.
Vediamo se scenderanno. Green flag, green flag. Boom! Ovviamente ragazzi tutti addosso a me. Raga, io sto vedendo una definizione. Mi sembra di giocare su un monitor 4K, ragazzi. Ma è veramente tantissima roba, raga. Clamoroso, clamoroso. Allora, facciamo così per rendere l'idea. È la migliore immagine che ho mai visto in VR. In anni di VR, raga. La migliore immagine mai vista in VR. Proprio a livello qualitativo. Analizziamo però un pochettino di dettagli. Facciamole camminare queste macchine. Allora, vedete ragazzi sta ringhiera? Voi ovviamente non vedete quello che vedo io sullo schermo, però normalmente con i visori questa ringhiera, questa cosa come si può chiamare quella lì di ferro, normalmente presenta tipo flickering, no? Un po' di sfarfallamenti. Raga, è completamente ferma. È totalmente ferma. Anche in movimento, ragazzi, è una cartolina. È una cartolina. Le stesse piante in lontananza, raga, sono tutte ferme, tutte perfette. È una cosa grossa, ragazzi. I fili lì della luce non si muovono. Normalmente sono abituato a vedere un po' di rumore video in quei video, in quei fili. Mamma che lavoro che hanno fatto, ragazzi. Ora qua io la button box, qua io vedo tutto, leggo tutto, incredibile. Incredibile. Guarda sto volante. Raga, veramente tanta roba. Ci sto rimanendo di sasso. Ci sto rimanendo di sasso. C'ha una qualità mai vista prima. Il 50, ragazzi, mi aveva fatto rimanere a bocca aperta venendo dal light. Ma io adesso vengo dal 50, ok? Cioè io prima ho avuto il 50, io so perfettamente com'è l'immagine del 50. Raga, questa immagine è fotonica. Questa immagine è no sense. È stupendo, meraviglioso. Mamma mia che lavoro che hanno fatto la Pimax, raga. Guarda la linea qui bianca, che è perfetta. È tutto perfetto, tutto fermo, tutto stabile, come fosse un monitor, ragazzi. E in VR, ragazzi, avere un'immagine come fosse un monitor, guarda che non è semplice. Anche quella pianta lì in lontananza che sta sopra alla scritta DHL in alto a sinistra, ragazzi, quelle foglioline così piccole, averle ferme non è semplice in VR, raga, non è affatto semplice, ragazzi. E sto a rendering 0,90, neanche a 1, perché io potrei abbassare le impostazioni grafiche in game e alzare il rendering a 1. Io ho lo stesso rendering del Crystal Light, ma ho un Crystal Super 57 ppd. Tantissima roba, ragazzi. Ok, direi che possiamo tornare in studio per dare le conclusioni finali. Eccoci tornati, ragazzi. Allora, questo 57 ppd Crystal Super mi ha convinto per quanto riguarda un utilizzo con il sim racing.
No, raga, è il miglior visore che potete in questo momento trovare sul mercato per quanto riguarda il sim racing. A mani basse, ragazzi. È veramente il top. Un'immagine così non la vedrete con nessun altro visore. Fidatevi di me. Una cosa fuori da ogni logica, fuori misura. Questo signorino gioca un campionato a parte. Un campionato a parte. Sembra di stare davanti a un monitor 4K come risoluzione, ma a 360 gradi perché siamo in VR. È una cosa... Veramente ho difficoltà a descrivere ciò che ho provato nel vedere le immagini che vi ho mostrato. Ok, voi avete visto ovviamente l'immagine streamata, ma fidatevi che all'interno del visore, ragazzi, quello che vedo io è fotonico. Vi ho fatto vedere il through the lenses, ma fidatevi che non si percepisce, ragazzi. Quella è un'immagine presa col cellulare e streamata su YouTube. Figurarsi una comparativa tra quello e quello che invece vado a vedere io con gli occhi una volta indossato, raga, non c'entra niente. Questo visore è no sense, assolutamente no sense, ve lo straconsiglio. Uno dice sì, ma il FOV è poco, 102 io vado dietro al FOV. Ok, ma se voi andate come obiettivo avete quello del massimo realismo, no? Voi se state in macchina portate il casco, giusto? Il casco non è che vi fa vedere fino a qua, il casco vi chiude un pochettino, no? La visuale, e questo fa la stessa cosa. 102 gradi, sono perfetti. Preferirei un 110 con gli stessi PPD, però ragazzi 102 non si disdegnano minimamente. Tra l'altro, per noi che facciamo contenuti streaming per voi, il fatto di avere questo FOV piccolo ci permette di avere i giusti rapporti, giusta distanza del volante, le braccia alla giusta distanza. Ad esempio con il 50 ppd 126 gradi di FOV, le prime live che ho fatto, ragazzi, avevo il volante molto lontano, le braccia molto allungate, avevo le proporzioni non rispecchianti quella che era l'immagine che andavo a vedere io in VR. Perché? Perché il programma di streaming voleva includere all'interno della stessa schermata 6 ginoni tutto quello che io vado a vedere in VR, ok? E quindi per potercela insaccare tutta, ragazzi, va a distorcere un pochettino quelle che sono le proporzioni. Questo invece 52 è come il Crystal Light e il Crystal OG, non gli devo fare niente e le proporzioni sono tutte perfette. Con il 50 ppd invece, ragazzi, se dovevo fare streaming e mantenere le proporzioni guardabili, andavo tramite software OpenXR a diminuire il FOV da 126 a 110-115, ok? Pur di portarvi un contenuto bello da vedere. Altrimenti, ragazzi, ste braccia lunghe, il volante che mi sta lontano, la macchina tutta allungata. Io godevo in VR perché avevo 126 gradi, ma non era giusto nei vostri confronti mostrarvi quelle immagini. Quindi è un visore che è perfetto anche per chi streama le proprie live. Ok, ragazzi, detto questo, che dire, potete trovare il visore direttamente sullo store Pimax. Passando in descrizione potete avere degli sconti grazie alla collaborazione con la Pimax. Trovate tutti i link in descrizione. È un visore che costicchia sicuramente, ragazzi, ma come diceva nonno, la cioccolata costa. Ti piace la cioccolata? Sì, ma la cioccolata costa. Raga, questa è la cioccolata, ma quella buona, no quella dell'Eurospin, questa è quella buona. Signori, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati quando pubblicheremo un nuovo contenuto. Andrea, tutto alla prossima, ciao!